amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo World Music Lab. È una puntata questa di, scusate le ripetizioni, puntualizzazione. Che è sta roba qua? No, non è possibile. Cuba en salsa. Cuba en salsa. Questa è una delle leggende metropolitane più sbagliate in assoluto. Per quale motivo? Non è che uno sta lì a raccontare storie. Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione netta. Non è che la faccio io. L'hanno fatta studiosi di un certo livello, giornalisti musicali e soprattutto musicisti. La salsa è un'espressione musicale nata a New York da immigrati portoricani, con l'aggiunta di un artista dominicano e di un italo-americano che crearono la prima etichetta discografica legata proprio a questa musica, che era la Fania Records, che apre i battenti nel 1963-64. In quel biennio, Puerto Rico a Nueva York. A Cuba la salsa non è nata. A Cuba la salsa nel 99% dei casi non si suona, non viene suonata, a parte che oggigiorno non va più di moda da nessuna parte. Resta nei barrios, raramente in giro. A Cuba si è creato il son, si è creata la guaracha, si è modificata la guaira spagnola diventando guaira de salón. È nato il suku-suku, il punto cubano, il changui. Venne ripreso dagli ispanici e perfezionato tutto il discorso del bolero, parliamo del 1800. Si è fatto anche un po' di merengue, anche se è quasi prettamente dominicano. È nato il cha-cha-cha, si dice ad opera di Enrique Jorrín, il violinista, negli anni 50. Il cha-cha-cha è cubano perché serviva una ritmica semplice in 4/4 con il tempo scandito, perché chiaramente c'erano molti nordamericani, statunitensi e canadesi che andavano a fare le vacanze a Cuba perché Las Vegas come la conosciamo oggi non esisteva e i ritmi latini, essendo più complicati, tipo il mambo, tipo questi altri generi molto più difficili anche da comprendere a livello di ballo, serviva qualcosa di più semplice. Allora venne fuori questo cha-cha-cha, venne casualmente fuori ad opera di questo musicista. Ci sono tutti questi generi poi di derivazione prettamente africane, il jambu, il guaguancó e la rumba, generi vocali e percussivi. A Cuba si fa questo, si fa il mambo, si può fare il latin jazz, tutto quello che volete, ma la salsa no. E continuano ad uscire compilation dove mettono la salsa combinata con Cuba. È sbagliatissimo, si fa di tutta l'erba un fascio, perché i Caraibi non significa salsa. Cioè siamo ancora oggigiorno a parlare di queste storie. Poi vi lascio in biografia un libro importante, è in inglese, un libro importante che spiega tantissime storie, quindi non è che sto qui a fare il però bisogna un attimo dare una sferzata a questa situazione. Oggigiorno a Cuba il genere ballabile che è vicino alla salsa ma è comunque diverso, oltre al son, è la timba cubana, quella di Los Van Van, di questa gente qui, ok? È comunque quello genere cubano, timba, salsa, no! E infatti, andiamo a prendere questo CD, che è uno dei vari CD che ho trovato in magazzino, che non so da chi mi è stato dato, non l'ho comprato sicuramente perché non compro compilation, io acquisto album interi per un altro motivo, magari ne faremo un video doc anche per quello. Mi sono trovato sto disco e mi sono un po' incazzato. Poi andiamo a vedere i titoli, però andiamo a vedere i titoli, perché non è, cioè, sai, perché a Spesani lui ha detto che a Cuba la salsa no, si può ballare, potete trovare qualcuno che balla la salsa, cioè il modo di ballare è lo stesso, ma il genere musicale è diverso. Un conto la timba, un conto la salsa, ok? E la salsa è di origine portoricana, che è nata però a New York. Il primo esempio discografico di salsa è Hala Hala i Boogaloo di Richie Ray e Bobby Cruz, edito dalla Fania Records, 1967. Punto, finito. Non ci sono né stop, finisce lì. Andiamo a vedere un attimo i titoli. Allora, Cuba e salsa. Non è che... Primo brano, Échale Salsita. Échale Salsita. Allora,
Vedete com'è importante poi essere informati su queste storie. Tu mi spacci Échale salsita per salsa. Échale salsita è un brano del 1935 di Antonio Machín. Era uno dei primi esempi di son tradizionale cubano, che è nato tra il 25 e il 28-29 del secolo scorso. La prima registrazione ufficiale che si ha di questa produzione musicale sia proprio col trio Matamoros in quel triennio 25-28. Poi nel 35 è stata fatta una nuova registrazione molto importante, sempre a New York. Venivano fatte perché a La Habana non c'erano all'epoca studi di registrazione professionali, però parliamo di 100 anni fa, quindi è normale questa cosa. Andiamo avanti. Dos Gardenias, bolero classico che con la salsa non ha niente a che spartire. Andiamo. Bruca Manigua. Bruca Manigua lo troviamo anche nel disco della World Circuit Buenavista Social Club, presente Ibrahim Ferrer. Bruca Manigua è un altro classico che è stato registrato nel quello che viene definito dai cubani l'epopea de oro, oppure il momento de oro della musica cubana, tra gli anni 30 e la fine degli anni 40, i primissimi anni 50. In questo ventennio sono state poste in essere le basi di tutta la musica più importante, commerciale e popolare cubana. Che chiaramente ci sono dei generi che arrivano anche prima, ma è tutto un altro discorso. Dal punto di vista discografico teniamo presente questo ventennio. Dos Gardenias, che poi è un bolero, quindi non capisco adesso come ci è andato a finire. Ecco. Son de la Loma, brano son tradicional di Miguel Matamoros. Cuba e salsa. C'entra, ragazzi, dai, su, non è un po' anche la colpa di tanta gente che i maestri di ballo, che io ballo salsa cubana e ballo salsa portoricana, c'entra ballate in un modo speculare oppure no, il ballo è un discorso, il genere musicale è un altro. Io ho un 4 quarti, posso fare quello che mi pare, posso ballare in qualunque stile, in qualunque modo, è un 4 quarti. C'ho la clave, pa pam 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 pam, ritmica base in 4 quarti, il ritmo più semplice che pure ormai anche le formiche conoscono. E ci balli come ti pare, ti inventi il tuo ballo, ma non mi dite salsa cubana, perché a Cuba la salsa non viene fatta, e per fortuna, perché Cuba è uno dei pochi paesi al mondo che ha creato più di 20 generi musicali e ve li ho elencati. Quindi capite che non è Son de la Loma, anche perché parliamo un attimo, Son de la Loma è un son. Vi racconto, io non spiego niente perché non faccio il saccente, mi documento e racconto, non spiego, poi è affare di chi vede il video o legge i miei articoli di andare a cercare sulle varie biografie o gli autori e così via. Son de la Loma è un son classico. Il son come è organizzato? Il son ha due parti. Il lungo, che è l'introduzione al son vera e propria, che è un giro armonico normale, di origine prettamente europea, dal punto di vista armonico, e di solito si ripete 2 volte. È una bella melodia dove si fa proprio l'introduzione della canzone, ma è metà brano proprio, quindi è una parte fondamentale. Poi si entra nella variazione. Finita la strofa, che poi di solito viene ripetuta o modificato il testo, ma comunque ripetuta musicalmente, si entra nella variazione di montuno. Nel montuno cosa succede? A livello ritmico c'è un'evoluzione, di solito, non sempre, ma di solito il bongo zero, ovvero quello che suona il bongo, lascia il bongo e prende il censerro, la campana. Adesso non ce n'ho una a disposizione, e comincia a battere il quarto, pa, 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 così via. Nella fase di montuno entra il coro, che è di origine prettamente africana, e c'è il cantante che ha appena cantato il lungo, ovvero la prima parte, che inizia l'improvvisazione, il famoso montunero o il sonero, che in base anche, oltre al testo della canzone, in base anche alle persone che ha davanti, che fa? Lui fa un'improvvisazione vocale raccontando storie, doppi sensi, molti doppi sensi nella musica tradizionale cubana, e c'è sempre il coro, prettamente di origine africana, che ripete sempre le stesse parole. Questo è il concetto base di son. Poi il son ha tutte le sue varianti. Può diventare una guajira son con gli accordi minori in controtempo, può diventare un bolero son rallentando
la velocità del brano, può diventare una guaracha son. Nella guaracha ci sono testi molto più scherzosi, ancora più goliardici di quelli che troviamo nel son, e ci possono essere tante altre contaminazioni, sempre all'interno dello stesso genere musicale, perché poi l'improvvisazione del cantante è fondamentale, la ritroviamo anche in un altro, più che genere musicale, lo definirei una parte folcloristica della musica cubana, che è la controversia campesina. Sono un po' come da noi capitano, infatti è prettamente di origine ispanica, quindi europea, importata nella Isla Grande, dove si va a fare i famosi botta e risposta, tipici anche da noi. Nella controversia campesina ci sono due squadre di due colori diversi, di solito blu e rosso, e si affrontano a luoghi comuni e a battute. C'è una battuta e dopodiché c'è una risposta dell'altra squadra, e tra i due c'è quello che vince, e poi c'è uno stacchetto musicale, ok? Quindi la controversia campesina è anche molto improvvisazione, uno deve essere bravo, deve avere la battuta pronta e deve essere abbastanza goliardico e divertente nella risposta per poter far tacere l'avversario. Quindi vedete come l'improvvisazione è fondamentale in questi generi musicali. Ma non andiamo off topic, proseguiamo ancora, no, perché bisogna dirle le cose. Da questo CD Cuba e Salsa, io di salsa qui non ho trovato niente, poi tra l'altro non sono neanche versioni originali, sono versioni che sono state rifatte. Siccome non è il primo disco che io trovo che dice Cuba, salsa e roba varia, no, signori, facciamola finita. Allora andiamo avanti. Popurrí de Boleros, abbiamo, eccolo qui, oh che bellezza, ecco, Popurrí de Boleros, ovvero un medley di boleri, cioè bolero, discorso, ritmo, 4 quarti, lento, romantico, non c'entra niente con la salsa, non c'entra niente. Andiamo avanti, allora, El Guajiro de Camagüey, la Gran Pachanga, e qui è tutto son. Un'altra versione di Son de la Loma, giustamente perché una non bastava, non originale, un po' di Miguel Matamoros, ma di altri artisti, e chiaramente dai su, non è possibile. Questo è quello che loro considerano un disco di salsa. Qui di salsa non c'è nemmeno l'ombra. Non è perché uno lo dice per fare il sapientone, qui c'è scritto Cuba e salsa. Questa azienda, The International Music Company, Germania. Peccato, perché di solito la Germania, dal punto di vista della musica latina, la Germania e l'Olanda sono sempre molto avanti. Questa è una trovata commerciale, luoghi comuni si chiamano questi, luoghi comuni, Cuba salsa, no, Cuba timba, Cuba son, Cuba bolero, Cuba mambo, Cuba cha cha cha, Cuba punto cubano, Cuba suku suku, Cuba guaracha, Cuba guajira de salón, Cuba guaguancó, Cuba jambú, Cuba rumba, Cuba salsa, no, nada de nada. Salsa Puerto Rico e Nuova York. Ciao ragazzi, non se ne può più, è che non se ne può più. Cuba e salsa, papà, per piacere. Ciao belli. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net, e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.